I nostri vigneti sono rivolti in quella direzione, abbiamo sud, e in questa direzione abbiamo est. Ok. E i vigneti sono completamente esposti a sud e a sud-est. E qua cosa avete? Ok, queste sono le vigne dove produciamo parte di moscato e parte di un vino bianco. Abbiamo qui i vigneti di Nebbiolo, abbiamo qui i vigneti di Barbera e di Dolcetto, e qua sopra abbiamo tutta questa fascia abbiamo tutti i vigneti di moscato per la produzione di appunto il moscato spumante Regina di Felicità, e sono esattamente tutta questa collina. Io credo sempre che l'enologia sia una scienza, pertanto ho studiato per fare questo lavoro e cerco sempre di trovare il miglior compromesso tra quello che era la storia della nostra terra, quello che è la storia della produzione del vino e quello che è l'aspetto scientifico. Io credo che in viticoltura come in enologia la cosa principale sia sempre cercare di prevenire un problema. Quando poi esiste un problema, che sia in campagna che sia in cantina, bisogna risolverlo. Diciamo che tratto generalmente le mie viti come il mio corpo: se si ammalano cerco di curarle. La cosa incredibile di questa terra è che, come vi ho detto, la parte in superficie è sempre molto asciutta. Vedete che ha piovuto questa notte, quindi però vedete che se io scopro un po' la terra sotto è subito umida. Vero. Vedete che la terra è umida, quindi abbiamo un terreno molto profondo. Se noi andiamo sotto abbiamo una grande umidità, quindi le piante raramente soffrono uno stress idrico, non hanno mai stress idrico, perché vedete appena si sposta qualche zolla sotto abbiamo umidità, e questo dimostra il clima perfetto, ideale per l'allevamento della vite, perché vedete le vigne come sono sane, cioè, vedete i grappoli sono perfettamente sani, perfettamente asciutti. Sì. Perché questo dimostra che piove in superficie. Se inquadri vedi che le foglie si muovono, perché c'è sempre un pochino d'aria, e questo tiene una sanità incredibile, sia per quanto riguarda la pianta sia per quanto riguarda il grappolo stesso, ecco, l'uva stessa. Faccio vedere una cosa curiosa, perché dal sopra, scendiamo da questa parte, dal sopra non rende mai bene l'idea quanto sia ripido, invece scendendo un pochino ci si rende subito conto. Basta che siamo scesi 2 filari e siamo scesi più di 10 metri di pendenza. Wow. Vedete che ripidità incredibile abbiamo. Immaginiamo, sarebbe impensabile portarsi via l'uva a mano, perché che fatica per pochi passi. Il moscato qui sicuramente dà un'espressione di qualità altissima, ecco. Quindi c'è una storia e una tradizione anche per quanto riguarda la produzione del moscato, moscato di alta qualità, ecco. E tu hai scelto di mettere un po' di ice wine nel tuo Sì, moscato, no? sì. E questo è stato perché? Ma diciamo che tutto nasce da un gioco, che era questo. Un giorno mia mamma, come ho detto abbiamo una grande famiglia, siamo più di 50 persone, e quindi spesso abbiamo una ricorrenza di compleanno, di battesimi, di matrimoni, di onomastici, insomma tutto di più. E allora poi mia mamma un giorno dice: cavolo, ma tu produci uno spumante perché piace a te, un barbaresco che piace a tuo papà, un barbera che piace a tuo fratello, ma per tua mamma non produci niente, quindi mi dice mi devi fare il moscato più buono che ci sia. Moscato buono che ci sia, ok? E quindi io mentalmente ho collegato due cose: in primis che in un momento di festa nel collettivo comune di ognuno di noi, persone del mondo del vino, per fare festa stappiamo una bottiglia, ma questa bottiglia deve essere una bottiglia spumante. Quindi noi abbiamo tantissimi moscato buoni, ma tutti moscato d'asti, con il tappo raso. Nel momento in cui ci spostiamo in un asti spumante si fa veramente fatica a trovare un asti spumante che entusiasmi, diciamo così, perché è brutto dire buono o non buono, questo sì. Che entusiasmi, che faccia dire cavolo che buono, porca miseria, questo è proprio figo, cioè è una cosa che ti piace molto. E così sono partito da questo principio dell'utilizzo, quindi una bottiglia spumante,
e volevo fare un moscato che dovevo fare il moscato perché era per mia mamma, non era per chiunque che mi chiedeva fammi un buon vino, no, dovevo assolutamente fare il moscato più buono che potessi. Perché un ice wine? Perché chiaramente con la produzione di un ice wine noi riusciamo ad avere una ricchezza, una concentrazione negli acidi e poi di conseguenza nel mosto e di conseguenza nel vino, abbiamo una ricchezza, una concentrazione di acidi, di zuccheri che si vanno a compensare, ma soprattutto la componente aromatica che esplode perché diventa eso e il colore. Difatti vediamo questo nostro spumante che ha un colore dorato incredibile, e quindi l'idea è stata quella di iniziare a produrre ice wine, accantonare questo ice wine, e un bel giorno che avevo una cuvée di diverse annate ho deciso di prendere diverse annate di questo ice wine, fare una cuvée che fosse il 60-70% della massa, e dopodiché dell'annata corrente aggiungere una parte di mosto che riabbassasse la gradazione alcolica della prima fermentazione e rinnescasse una seconda fermentazione, a questo punto fatta in un autoclave per uno charmat molto lungo di 20-22 mesi, quindi uno charmat veramente lunghissimo, quasi 2 anni, a temperatura molto bassa, ma questo moscato rimane sempre sui propri lieviti, perché alla fine sono questi lieviti, insieme chiaramente alla grande struttura della parte di ice wine, quindi una vendemmia di uve ghiacciate, si raccoglie tra dicembre e gennaio l'uva completamente ghiacciata, la si porta in cantina nella notte, con l'aiuto chiaramente abbiamo dei fari montati sui trattori, portiamo questa uva raccolta nella cantina nella notte, abbiamo una piccola pressa che viene messa fuori dalla cantina, tutto è completamente ghiacciato, la temperatura diciamo che va tra i -5 i -7, -9, si raccoglie 3-4 ore, dopodiché si fa una pressata di questi, diciamo, di questi acini completamente gelati, quindi queste capsule di ghiaccio si rompono e la parte che esce è un mosto arricchito, perché tutta la parte acquosa rimane dentro perché sono cristalli di ghiaccio. Di conseguenza prendo poi questo mosto, lo filtro immediatamente e lo metto in stoccaggio. A distanza di, come abbiamo detto, di anni, faccio una cuvée, aggiungo parte del mosto fresco, rifermenta e dopodiché abbiamo il nostro spumante. E dopo un paio d'anni chiaramente la possibilità di lasciarlo sui propri lieviti ti favorisce molto col fatto di un utilizzo molto basso di anidride solforosa, perché sono i lieviti stessi che fungono da antiossidanti e naturali, ecco, questa è la cosa incredibile. E la vigna è questa? sì, la vigna è tutta questa sopra, questa che abbiamo partendo da qua, e quindi poi alla fine da questo è venuto il nome, Regina di Felicità, che appunto è dedicato a mia mamma Ermide. Difatti nel retro della bottiglia c'è una dedica che dice appunto dedicato a mia mamma Ermide, lei è la regina di felicità. Mia mamma ha 87 anni e io non ho mai visto mia mamma che non stesse sorridendo, quindi per questo è la dedica. Ho la fortuna di aver avuto una mamma che ha sorriso ogni giorno della mia vita.